Già, è trascorso un po' di tempo ormai dall'ultima volta che sono sceso in pista. Infatti, durante le vacanze natalizie, tra impegni vari, zone rosse, maltempo e neve, sono stato costretto ad accantonare momentaneamente gli allenamenti col kart. Tuttavia, quest'oggi di nuovo ci troviamo, come sempre, al South Garda Karting di Lonato, ma con un mezzo leggermente diverso dal solito, con un nuovo motore che non vi ho ancora presentato. Ebbene sì, dal momento che il team Renda Motorsport è passato a TM Racing per la stagione 2021, oggi sul solito e veloce Birel S11 troviamo montato un TM KZR1. Il motore è sicuramente diverso dai Vortex che ho provato negli ultimi mesi. Ha un'erogazione diversa e sembra avere uno spunto migliore sui bassi in uscita di curva. Tornare sull'R1 non è stato un problema, dato che comunque lo usavo già con il Tony. E ci tengo a sottolineare che sono entrambi degli ottimi motori e per questo non ho avuto problemi particolari ad adattarmi né a uno né all'altro. Tornando a noi, essendo questa una mattina di gennaio, c'è un freddo della Madonna. Ma d'altronde chi meglio vuole staccare un po' deve gelare. No, aspetta, com'era? Vabbè, dai, spariamoci 2 giri, va? Ma Cristo, che sfiga, il primo turno e si rompe la catena. Pace, l'abbiamo sostituita e quindi... Mentre nel turno successivo in cui l'audio ha deciso di implodere, questo dannato gelo, oltre a rendermi le dita dei polaretti, modifica totalmente le condizioni del tracciato. Perché sì, oltre a scaldare le gomme in mezz'ora, oggi i tempi si sono alzati, e non di poco. Infatti, anche guardando le telemetrie si vede che la velocità di percorrenza è più bassa in tutto il tracciato. E questo è dovuto sì al freddo e alla brina, ma ultimamente ho scoperto che varia tanto anche di giorno in giorno. Vi è mai capitato di andare ad allenarvi e di sentire che oggi la pista è alta? Ecco, questo è dovuto tanto anche dalla gente
corrente che c'è in pista. Infatti, più piloti girano e più questi depositeranno la gomma sul tracciato, aumentando nettamente il grip. Questo accade soprattutto quando tanti piloti della stessa categoria stanno girando nella stessa giornata e magari anche con delle gomme nuove, così che lasciano tanta gomma esattamente in traiettoria. Oggi, come si può ben vedere, non eravamo in molti, anche se c'erano dei riferimenti che vanno davvero forte. E vedere che la distanza da loro a pari gomma oggi è diminuita mi fa capire che il lavoro sulle frenate sta pian piano funzionando, nonostante io stia girando molto più lentamente del solito. E a proposito delle staccate, che come detto negli scorsi video è il mio attuale punto debole, oggi ci ho lavorato il più possibile, concentrandomi nel ritardarla al massimo, ma comunque mantenendo una buona pulizia in curva. E sapendo che continuando a fare la stessa cosa non si possono ottenere dei miglioramenti, oltre alla mia tecnica ho provato a modificare il bilanciamento della frenata del telaio, spostandola leggermente sul posteriore. E ho avuto dei benefici? No, ho iniziato a bloccare in modo eccessivo e i flashback del Tony mi hanno fatto tornare a dove sono sempre stato. E a proposito, ora che lo sto sperimentando e che con il team lo sto imparando a conoscere sempre meglio, vi piacerebbe vedere una piccola guida sul bilanciamento del freno? È comunque una modifica che incide radicalmente sulla guida. Fatemi sapere qui sotto nei commenti. Purtroppo in questo periodo le giornate di allenamento finiscono presto per l'ondata di gelo artico serale. Ma nonostante tutto questo è stato un giorno positivo. Ho provato tante nuove cose e pian piano sto notando anche dei miglioramenti. Spero di poter tornare presto a girare, così che posso provare ancora a spingere sempre di più, così da arrivare pronto a questa stagione, che si prospetta davvero interessante. E a tal proposito posso dirvi che sto ancora aspettando delle conferme ufficiali. Tuttavia presto vi annuncerò tutto in un video. Quindi per questa fredda ma produttiva giornata di prove è tutto. Spero come sempre che questo video vi sia piaciuto e noi ci rivediamo. Alla prossima!